Ma il fuoco è un elemento maschile? È sinonimo di maschile? E se così fosse, perché però ci sono così tante dee del fuoco e dee solari? Lo vediamo insieme dopo la sigla. O Lady of Avalon. Il fuoco, quindi, è un elemento maschile. Fuoco e maschile sono sinonimi? Per quello che è il punto di vista della teosofia, cominciamo innanzitutto a mettere dei paletti e dei confini ben chiari. Alcune tradizioni sostengono questo, ma il punto di vista di alcune tradizioni è appunto solamente un punto di vista nel mondo, ovvero un modo, una risposta a un problem solving sul come dare significato a ciò che ci sta intorno. È un punto fondamentale per poter proseguire nel discorso, ma anche nello studio della teosofia. Ne consegue che se è una tradizione particolare a dirlo, o comunque un pacchetto di pensiero, questo non sia la verità universale. Per comprendere come mai si sia arrivato oggi all'abitudine di separare i 4 elementi in 2 maschili e in 2 femminili, l'acqua e la terra nella fattispecie femminili e l'aria e il fuoco nella fattispecie sarebbero maschili, dobbiamo ancora di nuovo ricordare il macro contenitore del dualismo oppositivo, del pensiero dicotomico, del pensiero delle divisioni, che è tutto quello che per uscire dal quale mi adopero con tutto il mio lavoro, perché ci permette di vedere un sacco di altre possibilità. Una logica non dicotomica non è un'invenzione puramente di Laura Ghianda, è il sistema di pensiero delle attuali culture di pace, di quelle culture indigene che non hanno mai scisso la loro relazione, per esempio, con la natura e, una cosa assolutamente interessante, guarda caso, non conoscono violenza tra i generi. Fatto questo piccolo cappello introduttivo, possiamo ora capire qualcosina di più. Lo dico, lo racconto, lo scrivo spesso, c'è una genesi storica in Occidente di questo tipo di pensiero, che è cominciato da certi costrutti nella Grecia antica. La stessa divisione tra mondo delle idee e mondo dell'esperienza, per esempio, ma che poi si è sviluppata e ha preso piede inglobando, come quando fai il pane inglobi la farina, altri costrutti e diventando poi quello che siamo abituati a vedere oggi. Però appunto le prove della non universalità di questa logica ce le abbiamo veramente sotto il naso. Il problema è che adottiamo uno sguardo selettivo, ovvero quando la nostra mente è educata a un certo tipo di visione. È per questo che questa logica va messa in discussione in profondità. Succede che lo stimolo, l'input, quello che ci arriva davanti ai nostri occhi, viene letto per forza da questa impostazione mentale qui, tendendo a scartare tutte le prove che invece potrebbero mettere in discussione questa logica o quantomeno arricchirla di punti di vista differenti. I miti, così come i sistemi di pensiero, sono sempre prodotti da una determinata cultura, in un determinato periodo storico. Quindi da persone come noi e hanno proprio lo scopo di aiutare a confermare il loro sistema di valori. È qui che basterebbe sgamare tante attribuzioni di significato e vedere se veramente le vogliamo portare nel nostro mondo, a partire da quale tipo di mondo sono stati in grado di produrre queste culture che adottavano questi tipi di categorie di pensiero e questo tipo di miti. In particolare, quale era il ruolo della donna comparato al ruolo dell'uomo. Ecco che anche davanti all'elemento fuoco, davanti al fuoco, l'esperienza che io, essere umano, faccio con il fuoco, sono state selezionate determinate qualità dello stesso e spinte attribuite all'essere che nella cultura aveva da manifestare apertamente queste qualità. Viceversa è stata fatta la stessa operazione con altre categorie di persone, nella fattispecie le donne, che invece ne dovevano manifestare delle altre, ma questo non perché sia la natura umana, ma perché era funzionale a mantenere l'organizzazione del sistema culturale in questione. Quindi se io rigidamente suddivido in categorie
E queste categorie sono sempre duali e sono oppositive. Quello che non ha uno all'altro e viceversa, e quindi se ne fa un grosso fattore di identità. Ecco che l'elemento attivo, l'elemento di luminosità, io lo attribuisco per esempio agli uomini, perché sono quelli che devono agire, guardate ancora il dualismo, all'esterno. E quindi questo legittima l'essere umano maschile a essere quello prediletto per prendere decisioni sulla sfera del collettivo. Ti rimando al mio video, quello che manca nella spiritualità oggi, proprio sulla riflessione sulla sfera collettiva, per capire di più che cosa intendo. Allora, per opposizione, attenzione che è una regoletta che viene applicata, ma non è necessariamente la natura, l'altra metà del mondo deve agire nel passivo, deve essere quella morbida, quella accogliente, quella che agisce all'interno, distorcendo anche così il significato del focolare domestico, che da altre culture precedenti e anche ancora esistenti sappiamo può avere un ben altro significato che non sia quello della prigione dove stare con devozione relegata, perché la tua sfera di azione si limiterebbe a quello. Ecco allora che con il punto di vista della teosofia io voglio proprio convincerti che il fuoco, così come l'acqua, così come l'aria, così come la terra, non hanno genere. Tutte e tutti, maschi, femmine, ciò che c'è nel mezzo, siamo assolutamente per forza di cose fatte e fatti da questi elementi, fanno integralmente parte di noi, e l'importanza di non attribuire un genere lo tratto ancora meglio sul video che linko sia sopra che sotto sul maschile e femminile interiore. È estremamente importante che queste qualità vengano narrate nella sfera di possibilità di ogni individuo, indipendentemente da tutto, perché sono anche in ogni componente della natura e dell'universo. E diventare consapevoli, quindi, per le donne, per entrare nello specifico, che il fuoco fa anche parte di noi, significa di fatto aprire la possibilità, amalgamarlo nei nostri ingredienti di vita, legittimarne il suo simbolismo e agire con la consapevolezza di essere anche fuoco. Il potere sano con cui ogni essere nasce parte dal presupposto che siamo degli interi e che abbiamo come dono gli strumenti che l'intera intelligenza creatrice ha messo a disposizione di tutte e tutti. E il nostro potere dipende proprio dalla capacità di mescolare alchemicamente questi ingredienti. Certo, è assolutamente un altro punto di vista, è assolutamente la narrazione di questo tipo di tradizione. Ma che cosa può portare tutto questo? Basterebbe osservare qualcuna delle culture che nomino spesso per vederlo. E adesso io voglio proprio convincerti che il fuoco fa anche parte di te pure se sei donna e che ce l'hai già per natura, e vedrai con che facilità adesso lo richiameremo. Ti è mai capitata di provare quella cosa che ti fa svegliare la mattina piena di entusiasmo, che non vedi l'ora di portare a compimento un tuo progetto? Quando soltanto l'idea di fare quella cosa lì ti fa sprizzare di gioia da tutti i pori, quello è il tuo fuoco. E che mi dici dell'esperienza comunissima, di quando il cuore ti batte alla follia, di quando quella persona, proprio quella, soltanto a guardarla, solo quel desiderio che ti scatena dalle viscere, che ti sale, dai tuoi organi genitali su per la pancia fino a salire verso la testa, quello è il tuo fuoco. E quando sei davanti a una scelta difficile, di quelle che magari ci resti lì i giorni, se non i mesi, e stai lì e le ponderi e non sai bene come muoverti, però a un certo punto scatta qualcosa e quando scatta senti che è arrivato il tempo, prendi, decidi, scegli, e quella sensazione di scelta con quello che ne consegue, quello è il tuo fuoco. E quando senti che un tuo bisogno è stato calpestato, quando qualcosa proprio no, non va, e il sangue comincia a ribollirti e lo senti salire dalla punta dei piedi su per le tue gambe, su per il tuo bacino, anche qua fino ad arrivare alle punte delle dita, e tutto quanto in te inizia a ribollire come l'acqua quando butti la pasta, e il tuo viso si fa rosso finché esplodi pure, anche quello è il tuo fuoco.
Ed è lo stesso fuoco che ti fa urlare chiaramente un tuo confine quando c'hai bisogno di dire adesso basta. Però è il tuo fuoco anche quando prendi tra le braccia il tuo figlio o il tuo animale domestico e li accarezzi e li stringi a te e senti come dalla tua pancia si espande questa cosa che pervade tutto il tuo corpo e anche il corpo dell'animaletto o della persona che stai stringendo. Anche quello è il tuo fuoco. E banalmente, quando danzi, quando cammini velocemente, quando corri, quando fai qualsiasi tipo di sport e il tuo cuore pompa il sangue più velocemente, che riempie ogni cellula, ogni vena del tuo corpo e tu respiri e secondi questo battito col tuo respiro e ti senti viva, anche quello è il tuo fuoco. E quando scegli di non stare zitta, di non voltarti dall'altra parte, ma di agire, intervenire in un'ingiustizia, iniziare una raccolta firme, andare a soccorrere un animale bisognoso, protestare per un diritto negato. L'avrai fatto, no? Quello è il tuo fuoco. E quando sai che è arrivato il giorno che puoi dedicare alla tua grande passione di vita o alle tue grandi passioni di vita, mentre cominci a fare quella cosa, qualsiasi essa sia, e ti arrivano idee e ti arrivano ispirazioni e tu le realizzi, gli dai forma, ci metti tutto quello che sei tu convogliato in quella cosa che ti piace così tanto, quello è il tuo fuoco, eccetera, eccetera, eccetera. Vivere con equilibrio, portare equilibrio al nostro potere personale passa esattamente di qua. Legittimiamoci ciò che è dono. Se ci credi dell'universo, della divinità che credi tu, come ti garba a te, ma è un dono di cui tutte e tutti siamo fatti. Non lasciare a nessuno il ruolo di delegittimare il tuo fuoco. Celebralo, onoralo, scovalo, indagalo, osserva oltre agli spunti che ti do io, che ti ho dato in questo video, dove ancora vedi il tuo fuoco e affermalo come tuo. Se vuoi radicare con me questa rivoluzione, iscriviti al canale, attiva la campanellina o seguimi sui social, che questa volta il mondo lo cambiamo sul serio, ma insieme.